Ciao e benvenuti o benvenute sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, sono Marco Salvatore, sono uno sviluppatore, ho lavorato per 5 anni in PrestaShop e mi occupo di sviluppo, consulenza, formazione per quanto riguarda l'e-commerce, PrestaShop ma il web in generale. Questo video era partito in modo molto semplice, volevo farvi vedere semplicemente l'installazione di PrestaShop in locale, ma poi mi sono reso conto che mancava di un pezzo importante, ossia la configurazione dell'ambiente di sviluppo sul proprio computer, quindi avere uno stack LAMP funzionante. E in particolar modo su utenti Windows, dove PrestaShop, soprattutto per la versione 1.7, dava molti problemi per quanto riguardava la compilazione degli asset. E quindi ho scoperto quanto è profonda la dana del bianconiglio. Mi sono imbattuto in vari Laragon, EasyPHP, XAMPP, WAMP, ognuno di questi purtroppo dava un problema diverso, chi per una cosa, chi per un'altra. Quindi mi sono messo, ho trovato una guida stupenda di Maurizio Fonte che ringrazio, ve la metto in descrizione se volete seguirla. Ci permette di configurare WSL con VirtualHost, switching di PHP di diverse versioni di PHP e di NVM. Spettacolare. L'installazione vera e propria la faccio su un terminale macOS, ma a quel punto, una volta fatta la configurazione completa, vale per qualsiasi sistema, potete sfruttare queste cose anche per ambienti Linux. Su Linux potreste usare XAMPP che funziona comunque bene, non ci sono problematiche di sorta. Su macOS ho utilizzato MAMP Pro che funzionano benissimo. MAMP è gratuito, MAMP Pro è a pagamento, però se avete intenzione di sviluppare su uno stack LAMP io ve lo consiglio, comunque vale i soldi spesi. Passiamo al video, ve l'ho diviso in capitoli, potete saltare nel punto dove vi è più comodo. Ci vediamo a fine video per i commenti e i saluti finali. Eccoci su Windows. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è aprire una PowerShell, eseguirla come amministratore, importantissima questa cosa, e controlliamo la versione di WSL-V. Controllate che sia la versione 2. Ad oggi, mentre sto registrando, 31 maggio 2024, se avete Windows aggiornato molto probabilmente avete la versione 2. Se non avete proprio WSL abilitato, installato eccetera, vi lascio il link in descrizione per seguite la guida di Microsoft per poterlo installare e abilitare. Mi raccomando, abilitate la versione 2. Fatto questo, basterà il comando WSL-install e vi installerà la versione di default che è Ubuntu la 22 LTS. La procedura in base al vostro computer potrà essere più o meno lunga, nel mio caso ci mette davvero poco. A installazione completata, a scaricamento e installazione completata vi chiede lo username che può essere diverso rispetto a quello di Windows, io metto lo stesso per comodità. Vi chiede una password, mi raccomando questa sarà anche la password di root, quindi inserite qualcosa che poi vi ricorderete successivamente. Fatto questo abbiamo completato l'installazione di Ubuntu su Windows. Fatto. Da qui iniziamo le operazioni per poter configurare il nostro stack. Aggiornamento pacchetti di Ubuntu, andiamo ad aggiungere delle repository ed andiamo ad installare alcuni pacchettini che ci servono per il nostro stack. Dopodiché installeremo tutto lo stack Apache PHP da 5.6 a 8.2, configureremo il nostro terminale in modo che possiamo scegliere la versione di PHP da utilizzare di default e installeremo MySQL. Tutti questi comandi io ve li lascio in descrizione per comodità, perché altrimenti a seguirli diventa molto scomodo. Li farò in sequenza. Nel caso in cui ci sarà qualcosa da commentare mi stoppo e commento quello che sto facendo. Tutti questi comandi vanno fatti con sudo, quindi con i permessi di root. Per comodità utilizzate sudo su, dopodiché inserite la password e avrete i permessi di root per tutti questi comandi. Secondo comando per installare make, unzip, git, la gestione dei certificati e altri piccole librerie, piccoli programmini che ci servono per poter gestire il nostro ambiente al meglio. Aggiungiamo la prima repository. Premiamo Enter qui per confermare. Aggiungiamo la seconda repository. Qui con questo comando ci andiamo ad installare tutti i pacchetti di PHP e andremo ad installare Apache, OpenSSL e Brotli, che è un algoritmo di compressione. Comando in descrizione.
Date invio e potrebbe metterci più o meno tempo, dipende dal vostro computer. Quindi mettetevi comodi. Date uno yes. Arrivati a questo punto ha installato tutti i pacchetti di PHP, Apache, ha configurato il tutto. Potrebbero esserci degli errori durante, perché lui installando tutti i vari pacchetti riavvia il server, c'è qualche problema. Non vi preoccupate, è tutto normale. Adesso impostiamoci PHP 8.1 perché per il nostro scopo, per PrestaShop, ci serve 8.1, però se volete utilizzare 8.2 di default è quella che vi imposta di default come versione da terminale, quindi basta fare PHP-V e noterete che c'è la 8.2. Nel nostro caso ci serve la 8.1, ma con questi comandi qui vi permetterà di switchare anche alla 5.6 nel caso il vostro progetto lo volete basare su PHP 5.6. Update Alternative set PHP user bin PHP 8.1. Impostiamo anche il far a PHP 8.1 e impostiamo anche il secondo far a PHP 8.1. Andiamoci ad installare adesso MySQL, il comando è molto semplice, installeremo MySQL 8, siamo sempre in modalità root, mi raccomando. Diamo uno yes. Fatto. Dopodiché adesso passiamo alle configurazioni, andremo per gradi, prima Apache, poi MySQL e poi ci andiamo a configurare il nostro ambiente per creare i nostri virtual host PHP, Composer, NVM. Andiamoci a configurare Apache adesso, andiamo a disabilitare i moduli di default, poi andremo ad attivare gli FPM e andremo a attivare altri moduli che ci servono per l'HTTP2 e per l'SSL. Primo comando, ci andiamo a disattivare i moduli di default. Secondo comando per attivare le versioni di PHP FPM. Terzo comando per attivare i moduli che ci servono, tra cui anche ad esempio il rewrite, l'SSL e l'HTTP2 per connessioni più rapide. Fatto questo, ricordatevi di riavviare Apache. Potete utilizzare sia il comando che ci viene descritto qui, sia service Apache 2 restart. Bene, finita questa prima fase andiamoci a configurare alcuni file di configurazione di Apache, alcuni file di configurazione di MySQL. Oltretutto dobbiamo cambiare un po' di cose nell'impostazione dell'utente root di MySQL. Andiamoci ad aprire il file envars di Apache, lo troviamo in etc Apache 2 envars. Andiamo a sostituire run user e run group con il nome utente che abbiamo deciso in fase di installazione della nostra VSL, CTRL X, Y e invio per chiudere e salvare il file. Secondo file da aprire e modificare è ports.conf, lo troviamo in etc Apache 2, sempre con nano, e andiamo ad aggiungere un listen 127.0.0.1 2.80 e anche per il modulo SSL 127.0.0.1 2.443. Questo ci permetterà di accedere ad Apache anche da Windows. CTRL X, Y invio. Ricordatevi sempre di riavviare Apache Service, Apache 2, restart. Andiamo a completare la configurazione di MySQL con MySQL Secure Installation. Dovrebbe uscirvi questa schermata, vi chiede un po' di informazioni. Validate password component, nel mio caso io metto no. Rimuovere gli utenti anonimi, io imposto no. Qui disallow root login remotely, io metto no perché mi servirà poi successivamente, vi farò vedere perché. Remove test database, qui potete rimuoverli o rimanerli, è indifferente. Imposto un sì. Reload privilege tables now, yes. Ok, abbiamo completato questa piccola parte di installazione di MySQL. Adesso ci andiamo a creare un utente per poter accedere al database anche dall'esterno, con programmi esterni. Non installeremo PHPMyAdmin, a me non piace come gestore perché è davvero scomodo, alcune cose per alcune query che ci vuole tempo, va in timeout, si affida al web server, lo sconsiglio. In alternativa vi consiglio dei programmi esterni tipo MySQL Workbench, DSQL, SQL Ace, bla bla bla. Ve ne faccio vedere uno a fine configurazione e ai SQL e vi permette di gestire tramite app i vostri database.
Andiamoci a creare adesso un utente per poter accedere al database. Lo facciamo sempre con l'utente root, MySQL menu root per l'utente di Linux e root l'utente di MySQL. Quindi MySQL menu root, entriamo nel terminale di MySQL e dobbiamo fare giusto 3 operazioni. La prima, create user, mettete il vostro nome utente che può essere anche diverso, io ho scelto marsaldev e ho messo la percentuale per permettere a questo utente da qualsiasi host di connettersi, in questo modo non avete problemi. Identified by e mettete la vostra password, mi raccomando mettete qualcosa di semplice, siete in locale, non è necessario mettere qualcosa di complesso che poi magari dimenticate e cambiarla diventa comunque scocciante. Prima query, create user, perfetto, andiamo a fare la seconda query. Seconda query per permettere all'utente di avere tutti i permessi su tutte le tabelle, su tutto il database. Ultima query, aggiornare i privilegi. Completato, possiamo uscire dal nostro terminale. Fatto questo, per potervi connettere al vostro database, installate IDSQL su Windows o MySQL Workbench, io ce l'ho già installato, vi lascio il link, l'installazione semplice, è gratuito, non mi ricordo se è open source, ma è di sicuro gratuito. Aprite il vostro IDSQL, create una nuova sessione, chiamatela come vi pare, il nome host IP 127.0.0.1 e qui mettiamo il nostro nome utente e la password che abbiamo impostato da terminale. Salvate, io la chiamo named ma è solo a scopo didattico, cliccate su apri e avete accesso ai database installati. Avete anche la possibilità di creare nuovi database, vedere le tabelle, i campi, fare delle query, fare delle operazioni comunque complesse, che rispetto, ripeto, a PHPMyAdmin è molto più comodo. Adesso andiamoci ad installare NVM Composer. NVM ci permetterà di installare varie versioni di Node e di switcharle in modo rapidissimo da terminale, e Composer ci serve per poter gestire i nostri progetti, le dipendenze, ma soprattutto nel nostro caso PrestaShop, quindi andare ad installare tutte le librerie che servono, tutte le dipendenze che servono a PrestaShop per poter funzionare. Il comando lo trovate sempre in descrizione. Mi raccomando, questo comando qui e anche quello di Composer, almeno per quanto riguarda lo scaricamento e la creazione del Composer, dell'eseguibile di Composer, non vanno fatte con l'utente root. Quindi se siete in questa situazione qui, dove vedete root all'inizio, uscite, basterà digitare exit e sarete nel vostro utente. Installato NVM, installiamo Composer. Andiamo sul sito di Composer, nella sezione download, e copiamo e incolliamo la command line installation. Per poter incollare nella PowerShell su Windows funziona il tasto destro, Command V, Command C, eccetera, non sembrano funzionare. Nel caso di Composer partiranno già dei comandi, l'ultimo comando sarà da inviare a mano. Fatto questo abbiamo il nostro file che è il composer.far, che è il nostro eseguibile, ma per poterlo installare globalmente, che è quello che vi consiglio io, dovrà essere spostato in user local bin composer. Abbiamo già qui il comando. Questo va fatto con sudo, non avremo più il nostro composer far nella nostra cartella home, ma sarà direttamente in user local bin composer e possiamo chiamarlo da qualsiasi punto ci troviamo nel terminale. Notiamo la versione di Composer che è la 2.7 e la versione di PHP è la 8.1, proprio quello che ci serve a noi. Ovviamente se dovete switchare versione di PHP l'abbiamo visto prima con Update Alternatives. Siamo addirittura d'arrivo, ci mancano 3 file da creare nella nostra home. Io non li faccio vedere qui, creo i file ma non faccio vedere il contenuto, ve lo lascio in descrizione altrimenti diventa lunghissimo questo video. Quindi creiamo questi 3 file, vediamo i comandi poi per rendere eseguibili 2 di questi file, e il file PHP lo sfrutteremo per creare dei virtual host e creare il nostro ambiente, quindi di sviluppo. Primo comando nano lamp sh, anche qui copiate tutto il contenuto all'interno. Secondo file io lo chiamo createemp.php, nella guida il nome è un altro ma il contenuto sarà identico, il mio l'ho aggiornato anche con PHP 8.2. Copiate il contenuto all'interno. Nella creazione del file createemp.php, importantissimo, sostituite user group, listen owner e listen group con il vostro nome
e cambiate la configurazione php admin flag allow url fopen su on, perché con PrestaShop ci serve questa configurazione su on. Fatto questo, CTRL X, Y e invio. Ultimo file, create sslcert.sh, questo non rinominatelo perché viene utilizzato nel file PHP per creare il certificato autofirmato che vi permetterà di navigare in HTTPS. Incollate il contenuto, CTRL X, Y, invio, salvate e uscite. Arrivati a questo punto dobbiamo avere 3 file, create.env o come l'avete chiamato voi, non è importante, create sslcert, lamp.sh. Rendiamo eseguibile create sslcert e lamp.sh e lo facciamo con chmod più x. Eccoli qua, questi due file adesso sono eseguibili. Operazione finale, dobbiamo crearci una cartellina. La cartella è certs2 sudo mkdir etc apache2 certs2. Andiamo in invio. Se vi viene chiesta la password, inserite la password e date invio. Abbiamo completato la configurazione del nostro ambiente. Vi faccio vedere come funziona questo script. Vi ringrazio sempre Maurizio per la creazione di questa guida. Basterà chiamare il vostro script con sudo php create env.php. Lo script vi guiderà nella creazione del vostro ambiente virtuale. Importantissimo aver creato prima la cartellina che ci serve. Quindi nel mio caso, vediamo un po' se l'ho creata già. No, quindi fate un mkdir, la chiamo PrestaShop 81, richiamo il mio script, inserite il dominio, lo chiamerò PrestaShop81.local. questo dominio poi lo andremo ad inserire all'interno del file host di Windows, la document root del nostro progetto, nel mio caso è nella home Marshall Dev e l'ho chiamata PrestaShop81, ci chiederà quale versione di PHP, 8.1 nel nostro caso. Vogliamo il supporto per HTTPS? Sì. Creerà il certificato, riavvierà Apache, riavvierà il servizio PHP 8.1 e avrà già creato tutti i file di configurazione che servono a questo VirtualHost di poter funzionare correttamente. Andiamo a modificare il nostro file host di Windows. Vediamo se ce l'ho qui già. Sì, esatto. C Windows System 32 drivers etc. Abbiamo il nostro file host. Io per comodità di solito lo copio sul desktop o lo sposto sul desktop, lo edito e lo riporto all'interno di etc perché altrimenti servono dei permessi per poterlo modificare. Potete aprirlo tranquillamente con blocco note. Io ho già inserito qui la mia modifica, basterà inserire 127.0.0.1 e il vostro dominio. Questo lo dovrete fare per ogni dominio, per ogni VirtualHost che andate a configurare, ma è una modifica davvero di 5 minuti, cioè creare il vostro VirtualHost con lo script in PHP, andare a modificare il file host, fatto. Potete già accedere a quell'host da browser. Salvate, chiudete e riportate il vostro file host all'interno della cartella etc di Windows. Fatto questo, di solito si consiglia anche di fare un ipconfig flash DNS da prompt dei comandi eseguito come amministratore. ipconfig /flash DNS, se non ricordo male. Esatto. In questo modo qua siamo sicuri che la cache di Windows, dei DNS di Windows è svuotata e riusciamo ad accedere tranquillamente al nostro nuovo file host. PrestaShop81.local viene reindirizzato correttamente a 127.0.0.1. Per controllare che il vostro VirtualHost funziona correttamente, nel mio caso ho creato un file index.html, io ho scritto davvero 2 righe di codice con un hello world, aprite il vostro browser, inserite il vostro domain name che avete scelto, vi dirà che la connessione non è privata, non è sicura, eccetera, non vi preoccupate, cliccate su avanzate e procedi. Quindi se vedete correttamente il vostro index HTML è perfetto, il vostro VirtualHost funziona, potete procedere. Passaggio bonus finale, installate Visual Studio Code. Io dovrei averlo già installato, lo trovate sia sul sito di Visual Studio Code sia nel Microsoft Store, App Store come si chiama. Lo trovate in entrambi i casi, sia sul sito di Visual Studio Code sia da qui, lo potete installare da entrambe le parti, non c'è differenza. E andate ad installare l'estensione WSL. Poi ci sono tutta una serie di estensioni che comunque vi consiglio di installare, però questo è un discorso a parte.
Installata questa estensione vi permette di accedere al file system di WSL della vostra istanza Linux e vi permette di modificare i file direttamente da IDE. È un'estensione molto comoda che io vi consiglio. Una volta installata WSL, da qui in alto ci dovrebbe essere la possibilità di accedere e fare una sorta di connessione remoto al nostro WSL. Vediamo se qui mi dà la possibilità. Eccola qui, cliccate su quest'iconcina qui, Open a Remote Window, Connect to WSL. Si dovrebbe aprire una schermata, dovrebbe connettersi correttamente alla vostra istanza. Da qui avete la possibilità di aprire le vostre cartelle all'interno del file system Linux. Nel mio caso ho aperto la home, c'è la mia cartellina PrestaShop 8.1, c'è il mio index.html e ho la possibilità di modificare i miei file. Salvo e faccio un refresh. Abbiamo concluso la configurazione dello stack AMP su Windows. Il seguito del video sarà su macOS, ma i passaggi sono gli stessi da fare nel terminale del vostro WSL. Ricordatevi sempre di creare prima la cartellina del virtual host. Con Git la creerete in automatico, quindi magari quello step lo saltate, la creazione della cartella intendo, la farete direttamente con Git. Io la farò vedere su macOS da terminale, ma è la stessa identica cosa. Quindi vi ho diviso tutto il video in capitoli, saltate direttamente all'installazione di PrestaShop. Abbiamo completato la configurazione del nostro stack AMP su Windows, uno stack LAMP, quindi Apache, MySQL e PHP. Siamo nel terminale. Queste istruzioni che adesso andremo a fare valgono per macOS, Windows in WSL ovviamente, quindi su Linux e su Linux. Andiamoci a copiare la repository, git clone github.com/prestashop/prestashop. Selezioniamo già il branch. Ad oggi, mentre sto registrando, la release stabile è la 8.1, la minor version è la 8.1.6. Quindi selezionate sempre una release stabile per poter sviluppare il vostro progetto. Nel caso in cui volete sperimentare qualcosa o fare delle pull request su progetti nuovi, troverete già la nuova release che è la 9.0x. Nel nostro caso, visto che vogliamo sviluppare un progetto ed essere sicuri che sia stabile la release, prenderemo il branch 8.1x. Scrivete già la cartella dove clonare la vostra repository. Nel mio caso metterò PrestaShop 8.1. Mettetevi comodi, dipende un po' qua dalla connessione, dal computer, potrebbe metterci più o meno tempo. Ragazzi, se siete arrivati fin qui e il video vi sta piacendo, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per ricevere subito la notifica quando pubblico un nuovo video su questo argomento. Grazie. 2 hours later. Clonata la repository, entriamo nella nostra cartellina che abbiamo appena creato e qui dobbiamo fare essenzialmente due cose. La prima è utilizzare Composer per scaricare le librerie e tutti i pacchetti di terze parti e la seconda è compilare gli assets. Utilizzeremo Node npm. Andiamo a fare un Composer install. Dopo aver utilizzato Composer per installare le librerie di terze parti, dobbiamo andare a compilare i nostri assets. Controllate la vostra versione di Node che state utilizzando da terminale. Con nvmlist ci dà la lista delle versioni di Node installate. Per poter installare altre versioni con nvm è semplicissimo, potete fare nvm install v. Io adesso penso di averle quasi tutte installate, metto la 8 e lui si scaricherà e installerà Node ed npm in automatico. E adesso dopo l'installazione vi dà la possibilità di switchare a un'altra versione di Node. Nel nostro caso dobbiamo utilizzare la versione 16 o la 14, ma io vi consiglio la 16 e si fa semplicemente nvm use v16. Controllate da terminale che state usando la versione giusta di Node, dopodiché potete compilare gli assets. Vi lascio il link in descrizione per installare nvm su macOS. Vi consiglio l'utilizzo di Brew per poter installare nvm, molto più semplice. Per utenti Linux e WSL Windows basta vedere la guida, il pezzettino di guida precedentemente. Fatto questo, andiamo a dare un make assets per poter compilare gli assets in 4 cartelle differenti e per comodità potreste farlo anche singolarmente, ci mettete più tempo perché dovete entrare in ogni cartella, fare l'npm install, npm run build,
mentre Make Assets è uno scriptino già fatto che vi fa queste operazioni in automatico. Anche qui, in base al vostro computer, potrebbe metterci più o meno tempo, mettetevi comodi, aspettate, è molto variabile. Compilati tutti gli asset, dovete vedere qui all done, che non ci siano errori, i warning non vi preoccupate, è normalissimo, anche dei warning di deprecazione eccetera, tutto normale, l'importante è che arrivate a questo punto con scritto all done. Fatto questo abbiamo fatto le due operazioni più importanti, ossia libri di terze parti e assets, compilazione degli asset statici. Passiamo alla configurazione del nostro host. Io vi farò vedere MAMP Pro, ma è equivalente anche con MAMP normale. Per i utenti Linux e Windows valgono tutto quello che ho detto precedentemente sul tutorial su Windows per configurare l'host, oppure se volete su Linux XAMPP potrebbe funzionare meglio rispetto a Windows, però qui Composer NVM vale quello che avete visto comunque su Windows. Passiamo a configurare l'host e poi l'installazione via web. La configurazione di un VirtualHost su un MAMP Pro è super semplice, la vediamo per chi ha MAMP Pro. Per chi non ha MAMP Pro può utilizzare MAMP, la versione gratuita, ha la possibilità di configurare un solo host che punterà a localhost e punterà a una document root. In quella cartella lì potete andare a mettere o più cartelle per fare i vostri progetti, però avete sempre una sola configurazione in quel caso lì, oppure in htdocs andate a mettere direttamente i file di root di PrestaShop. È equivalente, però poi in quel caso lì avete un solo progetto disponibile. Nel caso di MAMP normale avete anche la possibilità di switchare versioni di PHP, però questo si applicherà ovviamente al vostro unico VirtualHost che avete a disposizione. Nelle preferenze andate a controllare le porte. Io nel mio caso ho impostato le porte standard per Apache che sono la 80 e la 3306 per quanto riguarda MySQL. Quindi nel caso in cui le porte qui sono state impostate su 888.889, quando aprite il browser localhost dovete fare localhost 2.8888 per andare a navigare il vostro server in locale. In MAMP Pro semplicemente si va, io mi sono creato un gruppetto, vado a cliccare su più, mi creo un nuovo host vuoto, gli vado a dare il nome di dominio, vado a scegliere la mia document root, clicco, tengo la spunta su Generate Certificate for HTTPS Access, così mi genera in automatico già l'SSL, e vado a cliccare su Create Host. Farà tutte le sue operazioni, mi genera l'SSL, mi crea il mio host virtuale e ho qui la possibilità di switchare anche tra le varie versioni di PHP. Salvo e riavvio i server. Passiamo al browser per l'installazione via browser, che è uguale per tutti quanti i sistemi operativi. Siamo arrivati alla fine ragazzi, questa procedura è equivalente su tutti i sistemi operativi, quindi una volta arrivati qui quello che basterà fare è aprire una nuova finestra del vostro browser, navigare il vostro VirtualHost, nel mio caso è PrestaShop81.local. Se avete fatto tutto correttamente vi ritroverete la schermata di installazione di PrestaShop. Scegliete la vostra lingua, questa lingua attenzione sarà la lingua di default del vostro shop, la potete cambiare successivamente, però è la lingua che sarà impostata nello shop di default, quindi mettiamo nel nostro caso magari italiano. Next, accettiamo i termini e condizioni presenti. Qui notate lo step compatibilità di sistema, nel mio caso è andato tutto a posto. Nel caso in cui avete fatto la procedura su Windows, quella che vi ho consigliato io, questo step lo salterà in automatico perché avete già tutto configurato perfettamente. In altri casi potrebbe uscire qualche warning, qualche problema, va corretto per poter procedere. Se avete delle problematiche scrivetemelo nei commenti. Nome del negozio, attività principale possiamo skippare, attiva SSL vi consiglio di mettere su sì, inserite il vostro indirizzo email, questo sarà l'indirizzo email di default del dipendente default dell'amministratore di default. Inserite una password forte come livello di sicurezza, qui se andate a inserire una password semplice vi blocca. Mi sono avvalso di password generator LastPass per proseguire in questo passaggio. Vado avanti. Installazione dei progetti demo, sì, ve lo consiglio perché comunque vi dà già dei dati
demo con cui navigare lo shop e capire un po' come funziona. Installazione dei moduli, anche qui installate tutti i moduli. Quando avrete preso dimestichezza con i moduli potete anche selezionare i moduli da installare e essere minuziosi nell'installazione di ogni singolo modulo. Step successivo, verifichiamo la connessione al database. Nel mio caso con MAMP il nome utente e la password sono root, R-O-O-T. La connessione al server MySQL ha avuto successo, non ha trovato il database. In questi casi avete due strade: o la create prima con un programma che può essere IDSQL, o nel caso di macOS ci sta SQL Ace che funziona benissimo, vi lascio anche qui i link in descrizione, oppure far tentare a PrestaShop di creare il database automaticamente. Io clicco su tentativo di creare, il database è stato creato. Di solito, se si riesce a connettere e l'utente con cui ci si connette al database ha tutti i permessi, riesce a creare il database correttamente senza problemi. Prefisso per le tabelle: qui dovete cambiare il vostro prefisso perché per questioni di sicurezza si consiglia di cambiare quello di default. Io metto ps81_, voto le tabelle esistenti, magari state riutilizzando lo stesso database, e cliccate su successivo. Come sempre potrebbe metterci più o meno tempo, dipende sempre dal vostro computer. Vi informerà su tutti gli step. Una volta completato vi darà la possibilità di accedere al front office o al back office. Installazione completata. Possiamo o andare nel front office e navigare il nostro front perfettamente funzionante, oppure gestisci il negozio ed andare nella pagina di back office di amministrazione del nostro shop. Attenzione, questo è un passaggio importante: per questa versione, la versione di GitHub, potete accedere già tranquillamente al nostro shop, al vostro shop di back office, perché la cartellina admin dev si chiama diversamente dalla versione release, che si chiama admin. Alla prima navigazione, in quel caso lì, PrestaShop vi cambia il nome, la rinomina in admin stringa alfanumerica di questo tipo. Per esempio, la cartella di amministrazione, mi raccomando, va sempre tenuta aggiornata sotto il punto di vista del nome. Lo potete cambiare quando volete. Dategli un nome che non sia qualcosa tipo administrator o pannello di amministrazione. Mi raccomando, cambiatela anche periodicamente, ogni 3-6 mesi. 6 mesi potrebbe andare più che bene, e metteteci sempre delle stringhe alfanumeriche, un po' come se fosse una password. Nel caso, ripeto, di repository GitHub si chiama admin dev, per PrestaShop va benissimo e quindi potete già accedere. Step aggiuntivo per le release, che sia da GitHub, release GitHub o release da prestashop.com, dovete cancellare la cartella install. Perché? Perché queste cartelle si chiameranno install e admin nella root di PrestaShop. Nel caso di repository di GitHub invece si chiama install dev, quindi PrestaShop non la vede, per lui è già stata cancellata, passatemi il termine. Questa è l'operazione aggiuntiva da fare, quella di cancellare la cartella install o rinominarla. Per quanto riguarda la versione di sviluppo, questa cosa non è necessaria farla perché si chiama già diversamente. Inserite le vostre credenziali, la password e l'email che avete inserito durante la fase di installazione. Se siete sul vostro computer, spuntate resta connesso, così non vi scade la sessione mentre state lavorando e potreste farvi molto nervosi in quel caso lì. Se siete su un computer non vostro, togliete la spunta, così dopo un tot di tempo vi butta fuori automaticamente. Se riuscite ad accedere al back office, se riuscite ad accedere al front office, avete completato l'installazione di PrestaShop correttamente. Eccoci arrivati in fondo, grazie mille per essere arrivato fin qui. Se il contenuto ti è piaciuto, lascia un like, magari iscriviti e attiva le notifiche. Ci ho messo 4 giorni per fare quell'animazione, quindi almeno un like di incoraggiamento. Se pensi che questo contenuto può essere utile a qualcuno, condividilo, mi aiuterai a far crescere il canale e a portare comunque contenuti di qualità riguardo PrestaShop, ma alla programmazione web in generale. Detto questo, se hai qualche dubbio o qualche domanda, ti aspetto nei commenti, cerco di rispondere sempre a tutti, nei limiti dei commenti ovviamente. Sono a disposizione, o se hai dei feedback su questo contenuto ma anche su contenuti futuri, sono sempre apertissimo a spunti e idee. Per oggi abbiamo concluso, ragazzi, grazie mille, ci vediamo al prossimo video, ciao!